Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare ben due creazioni. Questo pull che vedete è lo scaldacollo che ho deciso di abbinarci perché ho fatto colori molto simili e che ho chiamato Sierra, ma vi dico già che ho utilizzato dei filati diversi per entrambe le creazioni, solo che appunto, come vi ho detto, mi è capitato, in realtà ho scelto dei colori che si abbinavano tra di loro e quindi ho deciso di farvi un unico tutorial. Però non vi preoccupate, perché per quanto riguarda lo scaldacollo potete sbizzarrirvi, vi ho fatto il kit dove potete trovare combinazioni tra i due filati, uno più bello dell'altro. Ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda il pull, io ho utilizzato il filato della Yarn Art, scusate, che si chiama Crazy Color. Ho solamente due colori di questo filato, ne ho tantissimi in realtà di questi due colori, e il colore che ho usato io è il 145 e questo invece è il 110. Se però volete dei colori diversi ma che si risultino sempre un po' sfumati, vi consiglio come filati alternativi o il riga dritto che è della Adrian Fill, oppure potete usare anche Hamlane, che è della Adrian Wool. Quindi diciamo che comunque sul sito trovate diversi altri tipi di filati, magari nella info box, quindi sotto al tutorial vi metto comunque dei link a dei filati che secondo me potete usare come alternativi, come filati alternativi. E vi dico che io per realizzare il pull ho utilizzato 3 gomitoli, taglia M ve ne occorrono 4, taglia L ve ne occorrono 5. Se decidete di utilizzare il riga dritto, in quel caso taglia S e M vi occorrono 3 gomitoli, 4 gomitoli per una taglia L o XL. Ora invece vi faccio vedere la combinazione colori per quanto riguarda lo scaldacollo. In questo caso abbiamo due filati diversi, che sono il filato, scusate mi stava cadendo tutto, il filato a braccio e il filato Bloody Mary, sempre dell'Adrian Wool, mentre l'abbraccio è della Mistrico Filati, e ho utilizzato un gomitolo per entrambi i due colori, i vedete, e quelli che ho usato io, il kit mi sembra che sia il kit numero 3, ma vi faccio vedere altre combinazioni colori che io trovo fantastiche, come questo qui, guardate qui che meraviglia, dove abbiamo l'abbraccio color vinaccio, mentre qui abbiamo il rosso nero del Bloody Mary. Oppure un'altra combinazione colori che pure trovo molto bella e anche abbastanza maschile, quindi se volete fare uno scaldacollo maschile, ecco qua, qui abbiamo l'abbraccio sulle tonalità del marrone scuro e qui invece abbiamo una tonalità di un beige, no, non definirei un beige, forse un tortora, che trovo bellissimi abbinati assieme. Comunque, come vi ho detto, io nella descrizione vi lascio il link sia al filato che ho utilizzato per fare appunto il pull e i filati alternativi che potete usare, e invece vi lascio anche il link al kit dove vi ho messo appunto i vari combinazioni colori tra i due filati utilizzati per lo scaldacollo. E in più, come sempre, quando io faccio questo kit combinazioni colori, in omaggio avete sempre il PDF della creazione, in questo caso il PDF dello scaldacollo. Per quanto riguarda invece la lavorazione, allora, quanto riguarda il pull, vi dico già che è semplicissima, sono 5 giri che vanno sempre ripetuti ed è un punto che abbiamo già alternato per altre creazioni nel corso degli anni, perché sono tra un giro di maglie alte alternate a catenelle più delle giro di maglie alte chiuse insieme. È un tipo di lavorazione che a me piace tantissimo perché è veloce e soprattutto mette bene in risalto questo tipo di filati sfumati. Per quanto riguarda appunto la creazione, potete farla sempre più larga o anche più lunga, e anche quando andiamo a lavorare in giri di andata e ritorno per fare gli scalfi, i giri da fare sono sempre 5. Per quanto riguarda invece lo scaldacollo, il punto lo avete già riconosciuto, soprattutto per chi ha fatto lo scaldacollo night, perché è lo stesso tipo di lavorazione, quindi sempre lavorato all'uncinetto, ma ha questo punto che sembra una lavorazione a maglia. Io lo trovo fantastico, infatti mi ero innamorata, lo sapete, ho già indossato diverse volte quello scaldacollo e ne volevo uno diverso con dei colori da utilizzare anche durante il giorno, e quindi ho appunto deciso di utilizzare questi due filati per dare ancora più risalto alla lavorazione. Detto ciò, spero che anche queste creazioni vi piacciono, che desiderate realizzarle, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate scrivendo sia Elsa Faccio che Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
fare la nostra maglia o il nostro pull, io ho deciso di utilizzare il filato della Yarn Art linea Crazy Color. Vi dico già che però ho solamente questi due colori, di cui ho comunque tantissimi gomitoli, ma se non vi dovessero piacere, se volete dei colori più gioiosi, io vi consiglio come filato alternativo il riga dritto, di cui potete vedere ci sono veramente dei colori fantastici nelle varie sfumature, e ho qui tantissimi colori, quindi potete usarlo in alternativa al Crazy Color. Per quanto riguarda la lavorazione, allora io andrò a lavorare con l'uncinetto del 5,5 per avere una lavorazione bella morbida, e vi dico già che ho montato per la mia maglia 116 catenelle, ottenendo così una circonferenza di circa 86 centimetri. Mi raccomando, per le taglie più grandi, io direi taglia M, andate a mettere 4-8 motivi in più, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 2, quindi mettete 4-8 motivi in più, anche 6, cercate sempre comunque di misurare i fianchi o il seno, e a questa volta fatelo leggermente più largo, perché come avete potuto vedere dalla maglia indossata mi va più larga rispetto al solito, perché l'ho voluta fare più morbida. E taglia L invece in questo caso aumentate 8-10 motivi in più rispetto a me, quindi si tratta sempre di fare 2 catenelle in più per ogni motivo. Io vi ripeto, ne ho montati 116. A questo punto quindi possiamo andare a fare i giri sono 5, ma in realtà diciamo che c'è un giro e gli altri 4 sono uguali, quindi in realtà diciamo che sono 2 giri, ma sono 5 giri che vanno sempre ripetuti, e iniziamo appunto a fare la nostra lavorazione. Io qui vi faccio vedere sempre un piccolo campione e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e ricomincio da capo andando a fare la maglia alta. Quindi catenella, salto una catenella di base e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella di base, maglia alta, catenella, salto una catenella di base e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, non vado a fare la catenella di separazione, ma entro direttamente nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima, tenendola morbida, non stringete troppo. A questo punto possiamo andare a fare il secondo giro, entro nell'archetto, scusatemi, e vado a fare una maglia bassa e una catenella, che è la mia prima maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e si ricomincia da capo, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e si ricomincia, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, e devo andare a fare questo per tutto il mio secondo giro, e come vedrete questo secondo giro lo dovremo ripetere per altre 3 volte per avere un totale di 5 giri. Quindi io adesso termino il giro, vi faccio vedere appunto come terminarlo e come iniziarlo di nuovo. Allora, sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto la catenella, rientro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'archetto iniziale e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Anche in questo caso non faccio la catenella, ma vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima senza però tirare troppo il filo. A questo punto ricominciamo a fare il giro, entro dentro e vado a fare una maglia bassa e una catenella, vado nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme,
catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro, e il quarto e il quinto giro sono uguali al terzo, quindi non ve li faccio vedere, dovete ripetere il terzo giro altre 2 volte per avere un totale di 5 giri, 1 2 3, quindi il quarto e il quinto sono uguali al terzo. Terminati i 5 giri vi farò rivedere come andare a fare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella di sotto dove avevamo appunto le nostre catenelle. Allora, come potete vedere, io ho ripetuto il terzo giro per altre 2 volte e quindi un totale di 5 giri. Questa volta cambiamo la chiusura, vado dopo le ultime 2 maglie alte chiuse insieme a fare la catenella, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Ora bisogna ricominciare dal primo giro e come vi ho detto abbiamo una base diversa, e quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta, catenella e si ricomincia da capo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare la maglia alta, catenella, vado a fare la maglia alta tra le 2 maglie alte chiuse insieme. Io quindi vi ho fatto come potete vedere ho fatto questi 5 giri, e i 5 giri vanno ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Naturalmente io vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi 2 giri e poi vedremo come si va a lavorare in giri di andata e ritorno, dove i giri saranno sempre 5, ma vedrete che l'inizio e la fine è un po' diverso per quanto riguarda dal secondo al quinto giro. Allora, io ho ripetuto i 5 giri per 5 volte, 1 2 3 4 e 5, e poi sono andata a ripetere i primi 2 giri per poter arrivare a mettere i marcapunti. Una volta messi i marcapunti, io per mettere i marcapunti sono andata a contare i gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e ho diviso facendo, e io ho un totale di 58 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi ne ho messi 29 avanti, 29 dietro, mettendo sempre i marcapunti qui dove ho il primo e l'ultimo gruppo, e anche qui dove ho l'ultimo e il primo gruppo. Mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, taglia M, dovreste avere 4 motivi in più rispetto a me, quindi 4 gruppi di 2 maglie alte, cioè 4 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi invece di 29 ne dovreste mettere 31 avanti, 31 indietro. Taglia M ne dovreste aver messi 33 avanti e 33 dietro. Questo se avete fatto il consiglio che vi ho dato io. Naturalmente, ripeto sempre, voi dovete misurare la larghezza dei fianchi o del seno a seconda di cosa avere più grande e mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misurazione, e io questa volta sto facendo comunque una maglia abbastanza larga. Detto ciò, quindi noi continuiamo a lavorare sempre 5 giri, solo che adesso naturalmente partiremo dal terzo e vi faccio vedere come cambia per poter fare i giri da tutto tondo a giri di andata e ritorno. Quindi io qui ho fatto il mio ho chiuso il gruppo facendo sempre non facendo più direttamente la maglia bassa, ma la catenella e la maglia bassissima. Quindi inizio a fare il mio terzo giro, che come sapete sono sempre le 2 maglie alte chiuse insieme, però inizio a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, e solo in questo caso vado a fare i miei gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi entro nell'archetto e faccio una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e faccio un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il giro, ossia fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Vi faccio vedere come terminare il giro e iniziare poi quello successivo. Sto per terminare il giro, come potete vedere ho fatto le ultime 2 maglie alte non chiuse, ho il marcapunti e qui ho l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme. Vado a fare la catenella, entro nell'ultimo gruppo e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio terzo giro, perché ripetate 1 2, questo è il terzo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il quarto giro e andiamo a fare sempre le 3 catenelle e la catenella di separazione, rientriamo dentro e andiamo a fare la maglia alta non chiusa, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, e si ricomincia da capo. Vado a fare questo quindi per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminare il quarto giro e come iniziare poi il quinto giro.
Sto terminando il mio quarto giro, ho fatto la maglia alta non chiusa nell'archetto, vado tra l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, la maglia alta, e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il quarto giro. Andiamo a fare il quinto giro, che è uguale al quarto, perché andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenelle, e poi faccio quello che sempre ho fatto, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il quinto giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il primo giro. Allora, sto per terminare anche il mio quinto giro, vado sempre a fare le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, l'ultima maglia alta la vado a fare nell'archetto di una catenella tra i 2 gruppi di maglie alte, la maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. E adesso devo andare a fare il primo giro lo faccio come faccio sempre, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta, catenella, una maglia alta tra le 2 maglie alte chiuse insieme, catenella, una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a fare questo per tutto il primo giro, che è semplicissimo. Una volta terminato il primo giro vi farò vedere come ricominciare dal secondo, e poi questi sono i 5 giri che dovremo fare fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera e poi vi farò vedere appunto come terminare il primo giro e come iniziare poi di nuovo il secondo. Sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia alta, l'ultima maglia alta sopra l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e iniziamo a fare il secondo giro, che come sapete è uguale al terzo, al quarto e al quinto. Quindi andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entriamo nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudiamo insieme, catenella e si ricomincia da capo, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il secondo giro e naturalmente finirò facendo sempre una maglia alta sopra la maglia alta. Io vado a ripetere questi giri fino ad arrivare ad altezza spalle, farò la stessa cosa anche dietro e naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare io e poi vedremo come continuare la lavorazione per poter fare le maniche. Allora, ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro della maglia. Allora, come sapete io ho iniziato a fare i giri di andata e ritorno dal terzo giro, quindi ho fatto il terzo, il quarto e il quinto e poi ho ripreso dal primo. Dal primo il motivo è di 5 giri, io ho rifatto i 5 giri e poi ho rifatto di nuovo il primo giro. Diciamo che in totale io ho un totale di 9 giri, quindi come se avessi ripetuto il motivo una volta e poi i primi 4, mettiamola così. Però sono partita dal terzo, quindi terzo, quarto e quinto, e poi di nuovo i 5 giri partendo dal giro di maglia alta separata da una catenella e poi ho fatto di nuovo il primo giro e ho fatto la stessa cosa anche dietro. E vi dico che io ho cucito dietro avanti per 10 centimetri sia a destra che a sinistra, quindi adesso possiamo andare a fare le nostre maniche. Per realizzare le maniche io continuerò a lavorare con l'uncinetto del 5,5 e andiamo a fare il primo giro, quindi ripetiamo, ricominciamo a fare i 5 giri in tondo come abbiamo fatto qui per il corpo della maglia, però appunto io adesso vi faccio rivedere il primo giro per farvi capire un po' come vado a fare io le maglie alte, quindi la maglia alta separata da una catenella e poi naturalmente vi dirò quante maglie alte in totale sono andata a fare. Quindi io mi aggancio sotto qui dove avevo messo il mio marcapunti e vado quindi a bloccare il filo e a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e una catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia alta, catenella, maglia alta orizzontale, vado a fare la maglia alta,
catenella, maglia alta, orizzontale, vado a fare la mia maglia alta, catenella, e continuo così per tutto il giro. Quindi vado a fare semplicemente una maglia alta e una catenella, e la maglia alta la vado a fare dove ho la maglia alta orizzontale. Quindi è veramente semplicissimo fare il primo giro. Mi raccomando però, se vedete che la lavorazione tipo si stringe troppo, andate a fare una maglia alta anche dove abbiamo qui questo forellino tra le due maglie alte orizzontali. Questo se vedete che la lavorazione stringe troppo. Se invece si allarga troppo, andate in questo caso a saltare una maglia alta, quindi ad andare direttamente in quella successiva. Regolatevi un po', ma io, secondo me, se andate a fare come sto facendo io, la manica vi verrà larga quanto la desiderate, ossia quanto avete fatto gli scalfi. Come potete vedere, io qui avevo la cucitura e l'ho lasciata libera perché ho fatto la catenella, quindi finisco insieme a voi il mio primo giro, in modo appunto da farvi poi vedere come riniziare il secondo. Però naturalmente stiamo tornando a lavorare in tondo come abbiamo lavorato per il corpo della maglia. Quindi vado a terminare, vado a fare l'ultima maglia alta, e quindi come ho fatto anche in questa nel caso del corpo, non vado a fare la catenella, ma vado a fare direttamente una maglia bassa, e poi maglia bassa, una catenella, che è la mia prima maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenelle, ricomincio da capo. Io naturalmente farò i 5 giri, vi dirò quante volte sono andata a ripetere, vi conto le maglie alte, io ne ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ho 18 maglie alte. Quindi nel mio scalfo io ho 18 maglie alte. Vado a ripetere, come vi ho detto, i 5 giri per tutta la lunghezza, e naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere, e poi farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Allora, ho terminato la manica e io ho ripetuto i 5 giri per 1 2 3 4 5 6 volte, terminando poi con il giro di maglie alte alternate una catenella per avere lo stesso bordo anche qui sotto. Sono andata a fare anche la seconda manica, guardate qui, quindi anche questa creazione è terminata. Per realizzare il nostro scaldacollo io ho abbinato due colori che lavorerò alternando ogni giro, quindi un giro con l'abbraccio, un giro col Bloody Mary. I colori che ho deciso di abbinare io sono questi qua, che sono il 3 e il 57, che sono molto simili ai colori che ho utilizzato per realizzare la maglia, ma qui vi faccio vedere anche altre combinazioni di colori, perché se volete usare dei filati diversi rispetto al mio per creare la maglia, o volete realizzare solamente lo scaldacollo, vi potete sbizzarrire trovando appunto sul sito diverse combinazioni di colori. Io vi ho abbinato anche questo splendido marrone, che è il codice numero 5, con questo tortora, mentre qui abbiamo il vinaccio o bordeaux, io lo trovo più un vinaccio questo che un bordeaux, con il rosso nero del Bloody Mary. Quindi come potete vedere, oltre questi naturalmente sul sito trovate altri abbinamenti colori. Allora, per realizzare il nostro scaldacollo io lavorerò con l'uncinetto del numero 7. Qui vi faccio vedere un piccolo campione. Io ho montato 54 catenelle e con 54 catenelle ottengo una circonferenza di circa 58 centimetri. Ora, se la volete fare più larga, mettete più catenelle, non c'è un multiplo da rispettare, però tenete presente che rispetto a me lo avrete più corto, il che non è un problema, perché come l'avete visto indossato all'inizio del tutorial, io l'ho fatto talmente alto che si può piegare su se stesso a doppio. Quindi se voi invece preferite quegli scaldacolli un po' più larghi e un po' più bassi, non lo so, invece di 54 montate 58, se non anche 60 catenelle, e quindi vi verrà più corto rispetto al mio. Detto ciò, come vi ho detto, io alternerò a ogni giro un colore. Qui iniziamo con l'abbraccio, però il colore successivo ve lo farò vedere comunque con l'abbraccio, perché sto lavorando già il mio scaldacollo, quindi ho il gomitolo già avviato, e quindi non vi posso far vedere, ma non cambia nulla, la tecnica è sempre quella, perché il giro è sempre uguale ed è lo stesso che abbiamo utilizzato per poter realizzare lo scaldacollo night. Allora, andiamo a fare il primo giro, che io definisco il giro base, e andiamo ad realizzare
o vi alzate con una catenella o come me andate direttamente dove avete la catenella di base. Andiamo a fare la maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa in ogni catenella, quindi questo è il nostro giro base, quindi una maglia bassa in ogni catenella in questa maniera. Per terminare il primo giro io entro dove ho la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto mi aggancio con il secondo colore, mi raccomando fate un piccolo nodino così non vi scappa il filo, quindi qui vi fate un piccolo nodino. Io sto facendo un campione, quindi in realtà al momento non ne ho necessità, e quindi vado a prendere il filo e lo faccio passare per la mia asola, poi rientro dentro la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa normale. Adesso invece andiamo a lavorare il punto che va sempre ripetuto per tutto il giro, e con l'uncinetto entro nel filo del davanti, nel secondo filo del davanti della maglia bassa, entro sempre con l'uncinetto del filo dietro, questo qui della maglia bassa del giro precedente, e prendo il filo e tiro fuori. Prendo il filo sull'uncinetto e lo tiro fuori da tutte e tre le asole che ho sull'uncinetto e si ricomincia da capo. Quindi prendo il filo sul davanti della maglia bassa appena fatta, vado nella filo dietro della maglia bassa successiva del giro precedente, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutti e tre i fili sull'uncinetto. Ripetiamolo ancora: entro nel filo sul davanti della maglia bassa appena realizzata, entro nel filo dietro della maglia bassa del giro precedente, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco dalle tre asole che ho sull'uncinetto, e devo fare questo per tutto il giro. Quindi ricapitoliamo: prendo il filo sul davanti della maglia bassa appena fatta, prendo il filo dietro della maglia bassa del giro precedente, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutti e tre le asole che ho sull'uncinetto. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta, e questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro. Vi farò vedere come terminare e poi ricominceremo a lavorare con l'abbraccio, perché come vi ho detto, io questo al momento anche questo è l'abbraccio, però in realtà state lavorando il Bloody Mary. Come vi ho detto, a ogni giro andremo a cambiare il filato, appunto per vedere, in modo tale si vedrà ancora meglio la lavorazione a maglia che viene fuori con questo tipo di punto. Quindi sto per terminare il giro, vado nella prima maglia bassa realizzata e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto lascio il filato del Bloody Mary, prendo quello dell'abbraccio, vado a fare un'asola e poi rientro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassa. Poi si ricomincia a lavorare come abbiamo lavorato prima: entro nell'asola della maglia bassa appena fatta, entro nell'asola dietro della maglia bassa del giro precedente e vado a fare, prendo il filo ed esco, poi prendo il filo sull'uncinetto ed esco dalle tre asole che ho sull'uncinetto. Di nuovo prendo il filo davanti della maglia bassa appena fatta, prendo il filo dietro della maglia bassa del giro precedente, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutti e tre le asole sull'uncinetto. Quindi questo è il giro che va sempre fatto e dovete ricordare di alternare sempre i due giri, e io andrò a lavorare questo giro fino a che non terminerò i due filati, quindi i due gomitoli. Allora, ho terminato lo scaldacollo, ho ripetuto i due giri fino ad avere un'altezza di 31 centimetri. Il Bloody Mary l'ho terminato, mentre questo è quello che mi ha avanzato dell'abbraccio, quindi veramente me ne è avanzato pochissimo. E naturalmente se voi avete messo più catenelle rispetto a me vi verrà più corto, però ripetiamo, non è un problema, perché come l'avete visto indossato inizio del tutorial, io lo indosso che è piegato a metà. Questo mi permette di averlo ancora più caldo e avvolgente, però se voi preferite quelli che sono un po' più larghi, appunto, non è un problema, che comunque un po' su se stesso si andrà a ripiegare. Quindi anche lo scaldacollo è terminato.